Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con la lettura di oggi andremo a vedere i movimenti energetici per quello che riguarda la situazione lavorativa ed economica per la prima parte del 2023. Questo video è un approfondimento della lettura generale che ho già pubblicato. Ci sono anche già il primo semestre per quello che riguarda la crescita personale e l'amore e gli affetti. Trovate comunque sempre tutto nelle playlist. Sono andata comunque a riprendere le energie di quella lettura, quindi della lettura generale, e avevamo la carta del sole come carta tema. Avevamo poi una regina di spade, un carro al contrario, la carta della morte, un 2 di pentacoli al contrario e un 3 di bastoni al contrario. Allora, qui devo dire che con questa regina di spade si parla di un atteggiamento di pianificazione. È un po' come se vi dicessero cercate di pianificare bene la direzione che volete prendere o che volete dare magari a quello che è il vostro lavoro, a quello che potrebbe essere un progetto. C'è una sorta di lista, se vogliamo, da fare dei pro e i contro. Quando c'è la regina di spade si parla sempre di fare bene i conti, di appunto di organizzare e molte volte parla anche di tagliare qualche cosa, perché è una di quelle energie che fa i tagli necessari che non servono più per andare avanti nel perseguimento dei propri obiettivi. Qui abbiamo il carro al contrario. Ho come l'impressione che una decisione o quel tipo di taglio di cui ci parla la regina di spade sia un po' difficoltoso farlo. Vi dico questo perché qui abbiamo anche la carta della morte. C'è una sorta di rigenerazione, probabilmente a livello professionale, che dovete affrontare. Io direi per guarire le vostre finanze. Vi ricordo che avete la carta del sole, parla di abbondanza e di prosperità. Quindi si va verso quel cammino, ma probabilmente qui c'è qualche taglio da fare. Se siete autonomi può essere che magari ci sia, non lo so, vi faccio un esempio come un altro, ci sia un prodotto che non funziona più tanto e che sia il caso di mettere fuori produzione. Può esserci anche un cambio magari da dover effettuare a livello fisico, magari trasferirsi da un'azienda a un'altra, trasferire proprio l'azienda, ehm, o per qualcuno fa riferimento a anche delle difficoltà nello spostamento, magari per riuscire ad andare al lavoro o per cambiare il tipo di lavoro, magari vi piacerebbe cambiare, ma è molto distante e questo vi fa venire dei dubbi, insomma. Andiamo poi a vederlo bene con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche il 2 di pentacoli al contrario e il 3 di bastoni al contrario. Ho la sensazione che qui ci sia, come vi dicevo, si va verso la prosperità. Quando il 2 di pentacoli è al contrario, è una sorta di calma che si sta creando, calma proprio finanziaria, perché il 2 di pentacoli fa riferimento a dei cicli monetari in questo caso, ehm, che salgono e che scendono, ecco, un po' come se le vostre finanze fossero andate su e giù, avessero avuto degli alti e bassi fino a questo momento, ma essendo al contrario, ed essendo vicino alla morte, lo sento molto positivo in realtà, perché è un po' come se si andasse rigenerando questa sorta di equilibrio. È vero che abbiamo il 3 di bastoni al contrario a fine lettura, probabilmente ci vorrà un po' per vedere il sole, per vedere la luce, ma ci si sta lavorando, ok? Va bene, andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per chi volesse contattarmi invece, trova sotto nella descrizione del video il mio indirizzo email. Bene. La regina di spade è spiegata da un 8 di scusate, un 9 di bastoni e un 9 di spade. Wow! 2 9. Allora, io credo che qui siano
limiti, confini, piuttosto che barriere mentali. La regina di spade è una persona molto mentale, come vi dicevo prima, è una persona che fa programmi, è una persona che pianifica. Qui bisogna, secondo me, cercare di capire veramente da che parte volete andare, come poter proteggere, diciamo, anche quello che avete già. Mm? Perché fondamentalmente con questo 9 di spade c'è qualcuno che sta rivivendo una paura del passato. Il 9 di spade è una carta che ci parla di qualcuno che ha pensieri o preoccupazioni per situazioni che in realtà non ci sono più. Quindi è un po' il tagliare a livello mentale qualche tipo magari di attitudine o di paura o di pensiero negativo inerente a una situazione e piuttosto pensare a rinforzarvi, a porre dei confini, a porre delle barriere, a porre delle protezioni. Proprio per quello che riguarda il vostro lato economico, il vostro lato lavorativo, cioè mi parlano di assicurazioni, quindi magari per qualcuno potrebbe essere interessante, diciamo, proteggere il proprio patrimonio investendo in delle assicurazioni magari sulla salute piuttosto che, non lo so, su quello che vi pare. Fondo pensione. Andiamo a vedere il carro al contrario. Mm. Allora abbiamo un 10 di spade e un asso di bastoni. Qui si parla di dover chiudere un ciclo per iniziarne un altro. È proprio quel tipo di scelte di cambio che, insomma, si sta valutando di fare. E qui avete anche la morte, il 10 di spade è l'arcano minore della morte. Quindi ci si avvicina. Andiamo a vedere questa morte. 6 di spade al contrario e 3 di coppe. Per qualcuno è proprio un distacco da un punto di vista mentale, ragazzi. Guardate che la regina di spade potrebbe anche fare, visto che qui c'è 6 di spade che fa riferimento all'infanzia, alla madre, alle credenze limitanti che si sono acquisite durante l'infanzia. Qui abbiamo questo 9 di spade che mi ricorda un po' questa energia ansiosa del e se va male, e se succede come è già successo, e la regina di spade fa riferimento alla madre. Ehm, Potrebbe esserci qualche tipo di atteggiamento o di credenza limitante negativa, qualche cosa che non vi fa sentire sicuri nella vostra scelta, che riguarda l'idea che vostra madre ha di questa situazione lavorativa, magari se è un nuovo progetto. Ho come la sensazione che qui qualcuno si debba staccare da determinate idee. Bisogna un po' togliere i veli come la cipolla, i primi strati, che sono gli strati, diciamo, più esterni. Bisogna andare un pochettino a fondo. Vi ricordo che la carta del sole è anche collegata con il bambino interiore. Ho come la sensazione che qui qualcuno debba un attimino ritrovare la voglia di giocare, la voglia di divertirsi, la voglia di celebrare quello che si fa per vivere. Andiamo avanti, vediamo questo 2 di pentacoli al contrario. Abbiamo un 2 di bastoni al contrario e un 7 di bastoni. Io credo che si stia uscendo, ragazzi, da un ciclo karmico. Mm? Diciamo che secondo me avete bisogno, in questo momento siete in una fase di trasformazione dove state elaborando cosa lasciare indietro, che tipo di scelta effettuare, perlomeno in questa prima parte del 2023. Qui vi sento, come vi posso dire, arriverà la chiarezza mentale perché avete il sole, ma siete ancora un attimino in fase di riassestamento. Credo che anche se poi qui avete l'asso di bastoni, che parla di un inizio, di una decisione, di un'intenzione, è un'azione decisa l'asso di bastoni, è quella scintilla che si accende, che fa dire no, ok, come posso guardare al futuro? Ecco, perché qui più che un ok, guardo al futuro, è un come posso guardare al futuro?
come mi immagino io il mio futuro, che tipo di sviluppi mi aspetto. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni al contrario. Wow! Un'altra volta la carta del carro e la carta del mago. Ragazzi, sento che qualcuno qui prenderà quella decisione, tanto agognata, e con la carta del mago si va verso, di nuovo, è la stessa energia dell'asso di bastoni, è un inizio con intenzione, è la capacità di manifestare la propria realtà. E quando c'è il carro, il condottiero è senza le redini, mh? Indica una forte capacità di autocontrollo e di comando. E sento che qualcuno ehm, metterà intenzione, energia, per qualcuno anche risorse, tempo, le proprie conoscenze, il proprio modo di comunicare. Sento che qui qualcosa, inizierà fondamentalmente. Andiamo a vedere mese per mese, vediamo che cosa riesco a dirvi di più. Vi ricordo che se qualche cosa succede a febbraio nella lettura, per qualcuno potrebbe essere febbraio, per qualcun altro marzo, magari aprile, e per qualcun altro ancora magari potrebbe già succedere alla fine del 2022. Quindi vi consiglio magari di riascoltare la lettura in più momenti durante l'anno, ok? Diciamo che il tempo è fluido, è slittevole, come piace dire a me. Allora, andiamo a vedere, ok. 2 di bastoni per gennaio e avevamo il 2 di bastoni anche qui, quindi sento una sorta di indecisione, potrebbe anche rispecchiarmi questo carro al contrario, dove si deve capire se chiudere un capitolo e iniziare un nuovo capitolo. E al contrario, quindi qui sento un po' di nebbia, diciamo, nel senso che quasi quasi è come se le 2 opzioni un po' si confondessero, mi vien da dire. Quindi diventa difficile, stabilire che cosa dividere, che cosa togliere. Abbiamo una regina di denari però a febbraio, eh. Allora, la regina di denari potrebbe rappresentare qualcuno che vi viene in aiuto, perché comunque si tratta sempre di una persona, di una donna in abbondanza che è molto generosa. Potreste essere voi, perché potrebbe rappresentare la vostra energia. Magari per qualcuno rappresenta un capo, perché è una regina. Andiamo poi a vedere tutto meglio con i mini tarocchi. Un fante di spade e una regina di coppe. Caspita, ma quante figure! Sento molto movimento da un punto di vista lavorativo, ragazzi. Allora, il fante di spade è la carta di una persona che tiene d'occhio tutto. Se per caso, ve la butto così, state cercando lavoro, potrebbe a marzo esserci la possibilità di fare magari qualche lavoro, diciamo che è inerente alla sicurezza. Può essere sicurezza informatica, può essere sicurezza, non lo so, magari in qualche locale. La regina di coppe, anche qui, adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi, ad aprile può essere una persona che si avvicina a voi o semplicemente ho la sensazione che per qualcuno sia il vostro cuore che sgorga. La regina di coppe è sempre questa espansione del cuore, è un'ipersensibilità se vogliamo. Andiamo avanti, vediamo come chiudiamo maggio e giugno. Wow, un'altra volta il mago per maggio, e qui abbiamo il mago. La forza, ma quanti arcani maggiori, ragazzi? La forza per giugno. E poi abbiamo la temperanza e 10 di denari. Wow, queste ve le metto qui. Allora, tanto movimento. Adesso lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. Il bagatto ce l'avete a maggio. Quindi qualche cosa cambia a maggio, qualche cosa si muove. Anche la forza è una carta di scelta effettuata con successo. Parla di forza di volontà, parla di qualcuno che trova la forza morale per fare un certo tipo di passaggio. Guardate, queste 2 carte parlano di un forte equilibrio, parla anche di pazienza, la temperanza. E il 10 di denari è una carta di compimento, di abbondanza, di prosperità, di contratti
Quindi sono quei contratti stabili, quei contratti proficui, per qualcuno si può trattare di un contratto a tempo determinato. È anche una carta che parla di fine ciclo, quindi magari per qualcuno arriva un premio, un riconoscimento o un aiuto in generale. Vi dirò che la carta della temperanza, se ci fate caso, è rappresentata con un angelo. Essendo il 10 di denari anche una carta di aiuto, sento che ci sarà qualcuno che vi verrà in aiuto o da un punto di vista spirituale, ma avendo comunque il bagatto, siete in fase di manifestazione a livello mentale, state comunque cercando di concretizzare un'idea che voi avete e con il 10 di denari appunto c'è questa prosperità, questo compimento. ehm, la sento bene, la sento bene. Diciamo che termina la primavera, se vogliamo, la sento molto forte, vi sento sostenuti comunque. Andiamo a vedere un attimino con i mini tarocchi. E se per caso aveste già un'azienda, queste un'azienda, una ditta, insomma, che siete autonomi, queste tre figure potrebbero essere dei collaboratori che vi aiutano a prosperare, perché qui c'è un nuovo tipo di inizio, si va verso la prosperità, si va verso l'equilibrio, c'è un aiuto divino, c'è la forza di volontà, la forza morale, c'è l'autocontrollo, c'è quello che è il lavoro duro per andare verso questa prosperità di cui ci parla il 10 di denari. Non perché sia duro in sé, cioè nel senso perché vi ci mettete con impegno, sento. Andiamo avanti. Allora, vediamo di spiegare il 2 di bastoni al contrario. Regina di coppe nuovamente e 7 di spade. Allora, a gennaio queste due carte mi suggeriscono che siate un pochettino offuscati dalla vostra parte emotiva, probabilmente per quello che qui avete questa regina di spade. Vi ricordano un po' che è necessario essere logici, più che magari emotivi o farsi prendere dalle emozioni, perché qui sento che c'è un qualche tipo di proiezione con questo 7 di spade. Magari diciamo che se non siete proprio in una vibrazione pulita, potrebbe essere che la vostra bassa vibrazione contamini il vostro modo di pensare, che si veda qualche tipo di proiezione dove magari non c'è. Oppure che siate proprio voi che abbiate questi pensieri di vecchia data che ritornano e che vi fanno vedere le cose in modo distorto. Io credo che questa sorta di indecisione di cui ci parla il 2 di bastoni, ecco, per qualcuno si tratta di non di non fare scelte troppo alla leggera. È per questo che abbiamo questa regina di spade qui, ok? Mettete delle barriere, definite i vostri confini. Ok, andiamo a vedere la regina di denari. Wow, cavaliere di coppe e 8 di spade. Allora, il cavaliere di coppe parla di un'offerta, una proposta che vi viene fatta, probabilmente è questa regina di denari che magari è una collaboratrice, un collaboratore, un nuovo collaboratore o una nuova collaboratrice che vi fanno comunque questo tipo di offerta, dove però voi con questo 8 di spade sento che a febbraio sarete un pochettino guardinghi e credo che di nuovo sia un pochettino tutto legato a questo 9 di spade, al vostro modo di vedere le cose o di non vedere le cose, perché comunque l'8 di spade qui la figura è bendata, quindi può essere che qualcuno non si senta a pieno a, a proprio agio, diciamo così, con il tipo di offerta che questa regina di denari potrebbe fare. Cercate di non sottovalutarvi, mi dicono. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo un fante di bastoni al contrario e un 4 di spade al contrario. Io credo che qui questo 8 di spade, quello che voi non vedete, inizierete a farvi qualche domanda in più verso marzo.
Nel senso che comunque quando c'è l'energia del fante di spade è un'energia sempre di una persona che cerca di andare a fondo, cerca... è una persona che, come vi posso dire, è in osservazione, controlla com'è la sua realtà intorno per capire che tipo di mosse potrebbe fare, o meglio, per capire che tipo di sviluppi si potrebbero avere nella situazione. Avendo queste due carte al contrario, sento che non state guardando molto per i vostri interessi o probabilmente l'offerta che vi faranno non vi gioverà tanto come voi vorreste. Andiamo a vedere questa regina di coppe. Regina di denari un'altra volta. E 9 di coppa al contrario. Mm. Il 9 di coppa al contrario mi parla di una non soddisfazione in realtà. Ho come la sensazione che, allora, per chi riceverà questa offerta a febbraio, sarà una proposta che a voi, diciamo, apparentemente sembrerà bella, cioè lo sarà, non è che non lo sarà, però mi rendo conto che poi verso aprile c'è una sorta di sì, ok, sono appagata a livello emotivo, mi piace tantissimo, però a livello monetario, ecco, forse c'è bisogno di qualche spintarella in più, diciamo così. Andiamo a vedere il bagatto perché qui sento che a maggio qualche cosa cambia. Il matto al contrario e l'asso di bastoni che avevate già qui. Allora, il matto al contrario mi dice che, vabbè, sono tre carte d'inizio, innanzitutto. Anche il matto parla di chiudere un ciclo, di riaprire un altro ciclo. È una carta di cicli karmici, anche questa, ed è anche questa come il sole una carta che parla di bambino interiore. Io sento che qui avete bisogno di fare una sorta di salto di qualità a livello personale, a livello interno. C'è bisogno di questa guarigione che si vede qui ehm, a marzo vi consigliano un attimino di prendervi un periodo, perché ce n'è proprio bisogno con questo 4 di spade al contrario. Questo vi permetterà poi di iniziare questo tipo di percorso nuovo, questa... Io credo che qualcuno qua si metterà in proprio, diventerà autonomo e aprirà qualche cosa per conto proprio. C'è la morte, c'è una rigenerazione. È vero, probabilmente state pensando da un po' se fare il salto oppure no. Potrebbe anche fare riferimento a una promozione, ipotesi che magari implica maggiori responsabilità o cose di questo genere. Sento che sarete però sfiduciati. Questo matto, al contrario, mi parla in un certo modo di sfiducia. O non avete abbastanza ancora le idee chiare, questo sole deve ancora, diciamo, schiarirvi le idee, perché comunque queste due carte sono due arcani maggiori, richiedono comunque un tempo di trasmutazione questi passaggi. Però comunque, o sì, si va verso quello che è l'inizio, quindi che abbiate fiducia o meno, cambia qualche cosa. Che abbiate fiducia, diciamo, in voi, nel tipo di progetto che vi è stato proposto, o che abbiate fiducia o meno in quello che la vita ha da proporvi, insomma. Ecco, diciamo che se guardate alla vita con un atteggiamento positivo è meglio, però vi posso dire che qui, insomma, fino adesso eh, le cose andranno bene. Andiamo a vedere la forza. 8 di pentacoli e qui arriva il lavoro, ragazzi. Se non avete un lavoro, come vi dicevo prima, verso giugno arriva qualcosa di concreto. E il 10 di spade, scusate, finisce il ciclo di sofferenza. Quindi infatti poi qui andiamo verso la temperanza, si parla di equilibrio, si parla di guarigione. La temperanza è l'arcano maggiore del 4 di spade, quindi vi dico, si va verso l'abbondanza, la rigenerazione a livello proprio economico. Sento che si arriva al 10 di denari, ok? Magari ci vorrà ancora un pochettino, portate pazienza, ve lo dice anche la temperanza, ma guardate, ci sarà qualche tipo di dono, che sia divino o che sia materiale, qualcosa che vi fa partire in una determinata direzione, proprio anche lavorativa, ci sarà.
Ecco, diciamo che forse qui nella prima parte della lettura tutte queste figure io le potrei anche vedere come dei consulenti magari, se non sono proprio dei collaboratori. Potrebbe essere qualcuno a cui voi vi potreste rivolgere per avere delle valutazioni magari su, non so, indagini di mercato piuttosto che bilanci preventivi, cose di questo genere. Fatemi sapere poi come vi risuona, come vi risuona, che tipo di, in base al tipo di realtà che avete voi, chiaramente. Bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte di questi oracoli, vediamo che cosa vi dicono. Verità. Guarda la tua luce, guardate, vi metto qua il sole. Conosci il tuo potere, abbi il coraggio di camminare la tua verità, di percorrere la strada, diciamo, della tua verità. No, la forza è qua. E vi metto anche il bagatto perché ci piace, nuovi inizi. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Spero che comunque la lettura vi abbia aiutato, diciamo così, a orientarvi un pochettino di più. Se volete supportare il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, potete lasciare una donazione, potete anche non saltare la pubblicità. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video.